Lo so, è passato molto tempo, forse troppo, dall'ultima puntata, ma lasciate che vi dia il bentornato su Stardom Weekly, un approfondimento su ciò che accade negli show settimanali della Stardom. In questa quarta puntata andremo a vedere ciò che è successo negli show dell'ultimo weekend, show che hanno fatto da apripista a New Blood 16 e non solo. Dunque mettetevi comodi, fatevi accompagnare dalla consueta tazza di caffè o di tè se preferite e iniziamo da quello che è al contempo una nuova nascita, nonché un nuovo obiettivo per Waka Tsukiyama e Hanako che al termine del match vinto contro Mayu Iwatani e Momo Kogo hanno apertamente sfidato Rina e Azusa Inaba a un match titolato valevole per i New Blood Tag Team Titles. Non è ancora da sapere quando il match vedrà la luce, ma con un nuovo episodio di New Blood ormai alle porte, immagino che è proprio lì che vedremo questa sfida. Ma c'è di più. Sì, perché Waka Tsukiyama e Hanako hanno anche reso noto il nome del loro team, che si chiamerà Rise or Bread. Un nome piuttosto pittoresco, diciamo, per due atlete che da tempo hanno messo il lemerino sui New Blood Tag Team Titles, ma che fino ad ora non sono sempre sfuggiti. Già qualche mese fa le due lottatrici di EXV avevano provato l'assalto ai tanto agognati titoli, ma le allora campionesse Win e Gori avevano rimandato al mittente la sfida lanciata da Waka e Hanako, riuscendo a rimanere campionesse. Le due ragazze di EXV non si sono però date per vinte e dopo che Hanako ha intrapreso un tour lo scorso agosto che l'aveva portata in USA dandole nuova linfa, è pronta a ritentare l'assalto ai New Blood Tag Team Titles con la compagna di sempre, ma contro due nuove temibili campionesse. Sì, perché ora sul trono siedono Rina e Azusa, due ottime, giovani e promettenti lottatrici che non hanno di certo l'intenzione di abdicare tanto facilmente, specialmente dopo che Rina ha dovuto arrendersi a Miyu Hamasaki consegnandogli il Future of Stardom Championship. Dunque Rina e Azusa sono determinate a rimanere campionesse, determinazione che ha spinto anche Waka Tsukiyama e Hanako fino alla soglia del regno di Rina e Azusa. Riusciranno Waka e Hanako a coronare il sogno di diventare campionesse? Credo che lo scopriremo molto presto. Abbiamo parlato poc'anzi di match titolati e allora non possiamo non menzionare Mina Shirakawa che nel prossimo weekend effettuerà un volo nel Regno Unito per difendere l'Undisputed British Women's Championship contro Lizzie Evo. Questa si tratta della prima difesa titolata per Mina da quando ha vinto il titolo lo scorso agosto. Tutto fa pensare che la Shirakawa possa mantenere con successo il titolo, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. È comunque giusto sottolineare come Mina Shirakawa parta avvantaggiata in questo match. Mina però non sarà l'unica lottatrice della Stardom a fare capolino nel prossimo evento targato Rev Pro. Sì, perché anche Azumi prenderà parte alla Kermesse andando a sfidare in un single match Kanji. Dunque, due match dunque alquanto interessanti sia per Mina che per Azumi che potranno pubblicizzare la Stardom all'estero e dimostrare anche ai fans britannici di che pasta sono fatte le wrestlers della Stardom. La loro zingarata nel Regno Unito non si limiterà solo però allo show di sabato 19 ottobre, sì perché esattamente il giorno dopo le due lottatrici della Stardom prenderanno parte a Royal Quest, pay-per-view della New Japan Pro Wrestling che si tiene annualmente in Gran Bretagna. In questa kermesse Mina Shirakawa farà squadra con Kanji per affrontare in un tag team match Azumi e Dani e Luna, quella Dani e Luna che perse il titolo contro Mina Shirakawa esattamente un paio di mesi fa.
Quindi la lottatrice britannica è in cerca di vendetta e che questo possa essere il momento giusto o meno per questa appunto vendetta, insomma, solo il tempo ce lo dirà. Continuiamo però a parlare di sfide titolate o presunte tali, ma per farlo dobbiamo tornare in Giappone, dove nello show di domenica abbiamo assistito ad un faccia a faccia tra Shuri e Tam Nakano, dopo che quest'ultima aveva vinto un tag team match insieme a Natsupoi proprio contro Shuri e Lady C. Al termine della battaglia Shuri ha lasciato intendere di voler mettere di nuovo le sue zampe sulla Red Belt, ma ad ora non c'è stata una vera e propria sfida ufficiale. Sarà dunque Shuri la prossima avversaria di Tam Nakano? Fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete d'accordo o meno su un'eventuale sfida tra queste due leader. Fatto sta che Shuri è da parecchio tempo lontana dal giro che circonda il World of Stardom Championship e un suo assalto al titolo ora in possesso di Tam mi incuriosirebbe parecchio. Vedremo se la Stardom avrà la mia stessa idea o se ha già in mente avversarie diverse rispetto alla leader di Gozai. Dulcis in fundo, non possiamo non parlare dei recenti infortuni avvenuti ad alcune ragazze della compagnia. Infortuni che hanno colpito ben 3 atlete. Sto parlando di Xina, Hanan e Tekla, con quest'ultima che ha aggiornato i fans del suo stato di salute, mostrandosi con una fasciatura davvero importante nella zona del polso destro. La Stardom, qualche ora più tardi, ha confermato quanto fatto trapelare da Tekla, ammettendo che la lottatrice di Eight si è fratturata il polso. La stessa compagnia ha poi aggiunto che non si conoscono attualmente i tempi di recupero e allora non ci resta che augurare a Tekla una pronta guarigione, sperando di vederla al più presto nel ring. Anche per Xina si sospettano tempi bui, eh sì, perché la lottatrice di EXV ha subito un brutto infortunio al ginocchio destro in occasione della kermesse di domenica scorsa. L'infortunio dovrebbe essere arrivato dopo che la wrestler ha effettuato un tuffo fuori dal ring. Fatto sta che la ragazza è stata prontamente soccorsa e portata fuori dal ring per permettere al match di continuare, per assicurarsi che la salute di Xina non fosse in pericolo. La Stardom poi ha provveduto ad aggiornarci sull'accaduto, limitandosi a dire che Xina era stata portata a Tokyo per esaminare l'entità del danno e per ricevere le adeguate cure. Immagino sapremo di più nelle prossime ore o nei prossimi giorni, ma anche in questo caso incrociamo le dita sperando che non sia nulla di grave e che Xina possa tornare in azione quanto prima. Per Hanan invece il discorso sembrerebbe essere diverso, o almeno così sembra. Sì, perché la, ragazza di Stars sembrerebbe aver subito un infortunio di, lieve entità diciamo, per fortuna aggiungo io. Sta di fatto che anch'ella, come Xina, è stata rimossa in via precauzionale, dall'evento di, lunedì che è andato in onda da, Toyama. Anche per Hanan le informazioni rilasciate dalla Stardom stessa sono state, vacue e ad oggi non conosciamo altri dettagli. Possiamo solo sperare che non sia nulla di grave per nessuna di loro e che possono guarire in men che non si dica. Fatto sta che questi 3 nuovi infortuni vanno ad unirsi ai 2 precedenti che riguardavano e riguardano tuttora Saki Kashima e Ami Sorei. Speriamo che tutti questi infortuni non scatenino l'ennesima pandemia di infortuni che spesso e volentieri colpiscono la, Stardom sulla fine dell'anno, come già successo nel 2023. Questi dunque sono state le cose di maggior attenzione che hanno saputo regalarci emozioni nello scorso weekend. Per scoprire come si evolveranno le situazioni non vi resta che iscrivervi a questo canale qualora ovviamente non l'aveste ancora fatto e lasciare un like condividendo il video con quante più persone possibile.
Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto che vi apre una finestra sulla divisione femminile mondiale. Con Donne tra le corde resterete sempre aggiornati con tutto ciò che accade alle vostre lottatrici preferite. Quindi seguite questo progetto se anche voi, come me, amate e volete supportare il wrestling femminile mondiale. Minna-san, per oggi è davvero tutto. Un abbraccione a tutti voi e alla prossima. Bye poi!